tutti. Allora, sono felicissima di presentarvi la nuova versione di agopuntura radionica che ormai sta diventando più un tool direi di medicina tradizionale cinese e quant'altro. È proprio come lavorare sul corpo, sullo spirito e quindi comincia a fare tantissime cose. Infatti un giorno mi sa che cambierò anche il titolo, magari me lo suggerite voi perché non ho veramente alcuna idea. Ad ogni modo, cosa ho introdotto? Qui ci sono dei bottoni nuovi, bottoni, insomma, check nuovi, digitopressione, ascoltate bene, Lulu, col gommino e col martelletto. Che vuol dire? Allora, la digitopressione sarebbe poi la digitopressione, insomma, si usa nella riflessologia. La Lulu, per chi ha fatto la scuola della SIR, la conoscerà sicuramente, è quella bellissima, ehm, quei bellissimi trattamenti che sono stati introdotti credo da una signora americana, adesso non mi ricordo il nome, non mi ricordo come si chiama, Ether qualcosa, una signora anzianissima, ormai non più in vita, e, che aveva iniziato a parlare di questi tipi di trattamenti. Io ho letto qualcuno dei suoi libri divertenti perché spiega veramente dal punto di vista della medicina cinese, delle erbe, ne sapeva veramente a pacchi. Ad ogni modo, la Lulu, per chi fa la SIR e fa radiestesia con la SIR, la conosce molto bene, e per chi ha fatto il terzo anno, ad ogni modo, il terzo livello. E la Lulu col gommino in generale si usa con il sistema muscolare, mentre la Lulu col martelletto si usa con il sistema scheletrico. Vediamo. Fra l'altro vi avevo già detto che avevo inserito la schedulazione automatica, il salvataggio sul server, insomma queste cose le avevo già raccontate in un altro video. Cosa ho aggiunto? Se andate in scegli plancia, vedete, a parte agopuntura meridiani, agopuntura con già i punti per certe malattie, ho aggiunto trigger points. Adesso è la prima volta che lo apro sul server. Ecco qua, i trigger points sono quei punti nodosi che si hanno in certi tipi di problematiche muscolari, sono quei nodi che si trovano muscolari, che si trovano nei muscoli che sono attaccati alle ossa, fondamentalmente. E sono molto utili da trattare in caso, che ne so, di fibromialgia, sciatalgia, e tanti altri, ecco, questi tipi di problematiche. Poi c'è la Lulu. Io qui nella Lulu ho trovato, insomma, c'è ovviamente questo per il martelletto, la parte ovviamente del sistema scheletrico. Ho messo anche il sistema linfatico, io lo faccio, ve lo dico, io la Lulu la faccio anche col sistema linfatico col gommino, e anche qui sistema linfatico, muscolare e scheletrico, anche qui linfatico e muscolare scheletrico. Quindi proviamo proviamo questo. Ok, mettiamo un testimone, Ayeje Brazorf, e a questo punto cosa facciamo? Vogliamo fare la Lulu sul sistema scheletrico. Ovviamente con il pendolo analizzate la situazione, cercate di capire per ogni punto che cercate quanti colpi dare. Io clicco qui, spero che si senta il rumore, il suono. Allora, come funziona la Lulu sul sistema scheletrico? Fondamentalmente bisogna cercare punto per punto col pendolo, da dove gira orario
o antiorario o si muove avanti e indietro, per capire se è un punto in cui bisogna colpire con il gommino della matita. E questo è il mio gatto. E cosa succede? Voi cercate il punto, che può essere ogni tipo di vertebra, in questo caso perché voglio trattare la spina dorsale, può essere un altro tipo di struttura ossea, quindi questo è solo un esempio. E quante volte ogni punto dovete batterlo. Facciamo il caso che mi sono usciti questo punto e questo lo devo colpire 3 volte e questo 4. Vado, quindi Lulu martelletto. Vado, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Ecco, e questo è il suono del martelletto. E poi potete andare avanti, esce questa parte qui 5 volte. Bene, e questo è un trattamento che fate senza, potete, alla fine potete fare come volete, potete anche mettere broadcast qui, mettiamo i minuti però, mettiamo 2 minuti, mettete broadcast mentre colpite. Questo dipende da voi, secondo me non cambia nulla, però se questo vi aiuta, ben venga, fate così. Quindi, bene. Come funziona invece il Lulu gommino? Vediamo con questo muscolo, ad esempio. Abbiamo un problema con questo muscolo. Ecco, prendo il Lulu gommino, prendo magari un testimone, magari un altro che poverino quello l'ho distrutto. Ecco, lei, sono tutti testimoni finti, sia chiaro, creati con la I. E quindi Lulu gommino e poi vado. Ecco, dipende quante volte sempre lo testate col pendolo, eccetera, eccetera. Anche qui, se volete fare broadcast mentre fate questo movimento, e il cuore io non vi consiglio di farlo, sia chiaro, io non ve lo consiglio, anzi lo devo togliere. Dopodiché, digitopressione. Possiamo farlo con la riflessologia, che ne so qui. Allora con la digitopressione io ho trovato che devo pressare determinati punti, tipo mal di testa, premo il 2, premo questo punto qua e vado. Questi rimangono, tipo devo premere anche questo, il 27 cos'è? Ecco, premo anche questo e ovviamente bisogna sempre mettere un testimone e questi li potete sempre eliminare cliccando sposta ridimensiona, devo anche cambiare il nome lì, però qui con il tasto canc della tastiera eliminate. E quindi io voglio provare questo, ah no, ecco, digito pressione, questo e questo. Poi posso anche diminuire il raggio, posso aumentarlo, così bello grande proprio, ecco, se dovete una parte più grande. E anche qui stessa cosa, volete fare broadcast mentre lo fate, ecco qua. E ancora trigger points e ad esempio questi qui sul collo. Io in questo caso faccio sempre digitopressione, potete fare anche aghi, ma in genere si fa la digitopressione con i trigger points. E io voglio fare questi qua, questi 5. Metto un testimone, ne scelgo un altro. Qua e qua. E poi anche questo punto. Sto andando a caso, ragazzi, è solo per farlo vedere, non sto facendo alcun trattamento e vi ricordo che il testimone è finto.
non esiste. E, e quindi anche qui, se volete fare broadcast, nel mentre che lo fate anche, che ha forse più senso, e quindi questa era le nuove funzionalità. Spero che vi piacciono, e, con la riflessologia, ma anche, non vi dico, con i tapping points, i punti di pressione per i vostri animali. Presto spero di aggiungere anche quelli per gli altri animali. Insomma, potete fare un bel po' di cose. Spero che vi piacciono, fatemi sapere, come al solito, non siate timidi, e se c'è qualcosa a cui non ho pensato, ehm, suggeritemelo, e provo ad implementarlo. Qui è finito, ovviamente si è resettato, ho cambiato anche questa parte della documentazione, un pochino più carina, ho messo il manuale in italiano e in inglese. E ecco, queste sono le modifiche. Vi saluto e buon trattamento. Ciao.